Ciao Elena, abbiamo iniziato per Chiara. Ciao, ciao, ciao. È la tua quinta, no? Sessione? Quarta. Quarta sessione. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, sì, vedo Chiara, è su una barca remi che sta remando su un fiume grande, quindi molto largo, con una corrente non troppo forte. E mi dice che quella è la direzione dove sta andando. Sta cercando un po' di andare controcorrente, ecco, ma riesce perché in questo momento la corrente non è troppo forte, però sente la fatica, ecco. Ti dà l'autorizzazione quindi. Sì, sì, sì. Vibrazione di Chiara. 37 miliardi. Buono. Consapevolezza. 173. PS. Anima. 51. Vite. 1847. Cervello. 9.1. Suscettibilità ipnotica. 72. 3, 4D. 60 3D e 40% 4D. Vivacità animica. 95%. Va bene, vediamo alla quarta sessione se ci sono delle entità eteriche. Mm. C'è una corda, vedo una corda, vedo solo una corda. Una corda che la tira indietro. E se vado all'altra Mhm. estremità della corda vedo delle mani di rettile, del tipo zampe di rettile. Vediamolo bene. È un rettiloide, una via di mezzo, ha il viso un po', ti potrei dire da siriano, con le zampe tutte e quattro, tipo rettile, però sembra quasi che abbia solo tre dita e ha anche una coda che sembra un po' quella di un dinosauro. Come si chiama? Kirial, con la K e la Y. Kirial. Mhm. E siccome dall'ultima sessione sono passati 5 mesi, quando è entrato in scena? 3 mesi fa, mi dice. In occasione di che? Mm. Vedo tipo come se Chiara si fosse spaventata per qualcosa e ha rallentato, come se fosse andata indietro e lì lui è riuscito ad agganciarsi con questa corda. Ok, quanto lo paga Chiara?
Te ci parli dello stipendio, benefit, ferie, malattia, TFR. Diciamo che dice che mm, quando gli dà gli strattoni indietro sono talmente tanto eh, energetici per lui che gli basta darglieli una volta ogni 3 giorni uno. Quindi rimane agganciato abbastanza in maniera neutra e poi ogni 2 o 3 giorni gli dà uno strattone indietro e lui si rigenera e lei torna indietro. Sì, ma quanto viene pagato? A livello energetico, così, come posso dirti? Poco, tanto o... Mm, lei è tanto, qua- mm, quello che intende dire è che quando dà lo strattone gli rilascia tanta energia, quindi torna indietro tanto e lui riesce a sopravvivere appunto per 2 o 3 giorni. Va bene, Chiara ha un compagno A, lo chiamiamo solo A. Kirial conosce A? Allora, mm, conosce, non conosce personalmente A, nel senso che non ha mai interferito A, ma Lo aiuta? di- mm, no, lui fa parte della, diciamo, della stessa famiglia, tra virgolette, di interferenze che ha anche A, di alcune interferenze che ha anche A. Cioè, in eterico è come se io vedessi un gruppo di amici che frequentano la stessa scuola, ok? E tra questi c'è anche Kiriel. Quindi queste interferenze si aggiornano tra loro per andare nella stessa direzione, interferendo diverse persone. Quindi A ha un'interferenza simile tra le varie. Entità mentali, se ci sono. È proprio controcorrente, si chiama andare controcorrente. È l'entità mentale che ancora un pochino ehm, ogni tanto fa credere a Chiara che per arrivare da qualche parte bisogna andare controcorrente, quindi fare fatica in quel senso, no? Contro la corrente. Quindi fare più sforzo di quello Dovuto. dovuto. Ecco, un po' anche Livello? il suo lavoro, diciamo il suo lavoro originario, principale, è un po', no? Istruttrice, no? Esatto, è un po' di questo tipo, no? Quindi tu devi fare fatica per ottenere, quindi un po' quella cosa lì, anche nella vita, in generale un po' questa cosa. Livello 2-3. Impianti. Allora, è tipo una puleggia a livello cerebrale che si attiva proprio per attivare questo meccanismo di fare fatica per ottenere, no? Controcorrente. Quindi è come se fosse una puleggia con un cavo che rallenta il meccanismo, no? Fa attrito, ecco. Mm. È di colore oro, sembra è una piccola puleggia di colore oro che sembra proprio che inneschi il pensiero della fatica, ecco, del far fatica. Mm. Sì, con un filo che esce ed è collegato appunto all'entità mentale. Basta? Sì,
Bene, inventiamo uno specchio da camera, di quelli di una volta, con le rotelline, tipo ovale, con una struttura che lo tiene al centro, in orizzontale, un perno orizzontale, o anche verticale se vuole. Lo specchio però è doppio, di qua e di là. Da un lato, in cui adesso Chiara si sta specchiando, lei vede se stessa e si può tranquillamente dire, se vuole, beh, le mie interferenze sono delle cazzate. Lo fa? Sì, fa anche un gesto in qualche modo dove ehm, è come se lì in questo momento vedesse dove sono le interferenze, ok? E fa proprio il gesto di togliersele. Mm? Mhm. E quindi poi rimane l'immagine senza, Ok, lo specchio ha un perno orizzontale o verticale? orizzontale. Ok, quindi deve fare un passo indietro o di fianco Mm. se vuole girarlo. Però attenzione, di là c'è lo specchio dell'andare in profondità. Può essere che non lo voglia fare, può essere che il perno sia bloccato, arrugginito, che sia faticoso girare lo specchio. Possono essere tante cose. Può essere che lei dica no e se ne va. Allora, lo vuole fare perché adesso ha deciso che è come se fosse consapevole che è l'unico modo, no? Arrivare fino in fondo per poter sradicare delle cose. Mm? Ma proprio eh, non sa proprio cosa aspettarsi e quindi lo fa, ma molto lentamente, no? Sta spingendo lo specchio, ma come se volesse vedere un pezzettino alla volta di quello che vede. Mm? Quindi abbassa anche un po' la testa e man mano che gira vede cosa c'è sullo specchio. Quindi con circospezione. Mm. Perché? Come per prepararsi a quello che vedrà. No, non funziona così questo secondo specchio. Non è una sbirciatina e se quello che sbircia le piace lo gira e se quello che sbircia non le piace non lo gira più. Di là c'è la profondità. Se vuole ci va, se no lavoriamo di qua. Si fa coraggio. È qua apposta, dice, quindi va bene, dai, lo giro. Ok, lo gira. E cosa Mhm. vedi? Vede la sagoma di Chiara ed è come se dentro fosse una serie di... appare così, come una serie di... hai presente quei giochi che erano trasparenti sopra e il fondo praticamente era tipo come se fosse un labirinto e tu dovevi far cadere la pallina fino in fondo? Mm. Ecco, praticamente c'è la sagoma di Chiara e all'interno è così, quindi sono tutti dei passaggi che portano a varie cose e lei per ogni passaggio arriva a un punto. Sullo specchio della profondità si materializza una scritta. Tu chi sei? Punto di domanda. Gialla.
Sì, e Chiara a questa domanda risponde dicendo tutti questi cunicoli, tutti questi sentieri li vedo che vanno, ma non vedo la fine, non vedo cosa c'è in fondo, ancora non lo Viamoli vedo. in questo specchio delle mie brame, così scopriremo chi è la più bella del reame. C'è un bello del reame? Sì, A, no, non penso, no. B, B. beh, Biagio. Viaggio. Non me ne vengo in mente altri. Barbaro. Infatti, barbaro. C'è? Dove lo vedi? Se c'è. Quando abbiamo detto c'è, è apparso nello specchio Dove? di fianco alla sua destra. Cioè, Dietro. con lo specchio, sì, dietro dal lato destro. No, scusa, a sinistro, di qua, praticamente. Diciamogli di Lo specchio. mettersi dietro di lei e di Mhm. lasciarsi vedere attraverso di lei. Allora, la cosa particolare un po' è che con questo specchio è come se si vedesse, diciamo, il suo profondo anche di lui, non nei dettagli, no? Ma queste specie di sentieri, di cunicoli, no? Mhm. Senza vedere i dettagli, solo diciamo il bordo e mh, che hanno la loro strada, no? E poi però alla fine è come se coincidessero con la fine di quelli di Chiara. Proprio come se la ricerca li portasse a essere uniti, la ricerca profonda li portasse a essere proprio uniti. Va bene. Chiamiamo un po' di gente nel cinema. Mhm. A, il È figlio un di po' chi ha? spaventato, perché è una cosa sconosciuta e ha un po' timore. Beh, Il entra figlio, ma sta in fondo. che si sente scoperto? Sì, ha timore, non riesce a gestire queste vibrazioni. Mm. Beh, deve entrare se lo vuole fare, non perché glielo dice la mamma, che sarei io. Tu sei il papà, Elena. È curioso di perché gliel'ha chiesto Chiara, quindi lui è curioso di capire cosa c'è, ma ha un po' paura, si sente molto vulnerabile rispetto alle vibrazioni che ci sono. Ecco. Come se non fosse è troppo, no? Non è in grado di gestirle. Se sta in fondo va un po' meglio. Il figlio di Chiara. Mhm. E davanti, non so se Chiara non l'ha detto, non lo so se questo figlio ha figli, No, ma però è entrato con c'è una bambina e lui entra con questa bimba e poi sua moglie
e mette la bambina tra lui e sua moglie, gli dice alla bambina di sedersi lì. La bambina la vedi come vedi loro? O trasparente o... No, la vedo viva, sì, sì. come lei? O come loro? Mm. Ok. E chi altri viene? La docente del corso viene? Sì, si mette dietro a suo figlio e la moglie, nella fila dietro, poi di fianco in prima fila, però un po' distanziati, i genitori della moglie e del figlio. Adesso non so, penso siano i genitori, non so. Vedo Ok, più ci dopo. sono le 6 sorelle di questo corso, una è la docente che è già venuta, quindi Mhm. le altre 5? Sì, entrano molto entusiaste, sono molto curiose di conoscere questa cosa che non conoscono. Mm. La bambina che fa un corso in piscina con Chiara. Allora, entra e mentre entra è come se proiettasse, diciamo, su uno schermo in alto una scena che praticamente vuole dire che quello che lei fa sott'acqua, quello che questa bimba fa sott'acqua, ok? Lei lo fa anche chiudendo gli occhi con le sue percezioni, quindi è come se mostrasse in questa scena che lei, cioè vuole dire a Chiara che ha delle percezioni extrasensoriali, ecco, quindi lei se chiude gli occhi vede delle scene di cose, una cosa così, Va e bene, voleva farlo sapere a Chiara. va bene. Elena, eh, sogno in cui sogna di volare. Sì, è come se quando sogna di volare, ehm, e- quel sogno lì la aiuta poi, diciamo, nella vita di tutti i giorni, dopo che fa il sogno, ad avere più chiara la direzione. Nel senso che mentre lei sogna di volare, si dà la possibilità di avere una prospettiva dall'alto. Ok, e quindi nei giorni successivi, 2 o 3 giorni successivi, poi dopo torna tutto un po' micro, no? Ma nei 2 o 3 giorni successivi ha le idee più chiare, più lucide, una direzione più nitida. Mm. Non s- come mai c'è la differenza tra quando lo sogna e non lo sogna? È quando sogna il giorno prima è come se avesse fatto qualcosa che l'ha molto centrata ed è come se avesse avuto un contatto molto diretto con la sua anima e ha permesso alla sua anima di esprimersi al 100%. Fa un'azione che le fa fare questa cosa. Sogna di essere invisibile. È come se volesse mettere in atto la possibilità di sapere quello che gli altri pensano di lei perché a volte ha dei dubbi su alcune persone, ha dei dubbi su alcune relazioni, come se mh, le mostrassero delle cose nei suoi confronti e in realtà poi ne agissero delle altre o ne pensassero delle altre, l'opposto. Quindi è come se questo sogno è attivato dal suo timore di ehm, è come dire,
non essere vista per quello che è, ma il suo timore ehm, è che alcune persone agiscano in realtà in una maniera finta, ecco, e non liberamente, come se non si sentissero Mm. liberi di agire con lei liberamente, ecco. E perché l'ha fatto? Lo esprime nel sogno. Mm, perché nella realtà le sembra una cosa, cioè esprimerlo nella realtà le sembra una cosa da sciocca, non so, è come se in questo meccanismo lei si sentisse inadeguata, no? Mm. In alcune relazioni, quindi è inadeguata anche nell'esprimerlo realmente, ha paura che, che quelle persone, se capita questa cosa, le dicono ma che cavolo stai dicendo, no? Quindi la sua inadeguatezza, diciamo come se fosse una paranoia, tra virgolette, no? Quindi un'idea che lei si è fatta perché non si sente adeguata e quindi si sente inadeguata anche ad esprimerlo, diciamo, nella vita reale e viene espresso nei sogni. Sogno della lumaca. Una lumaca le entra nell'orecchio sinistro, destro. Lei dà fastidio, la schiaccia, il fluido le entra o comunque le dà fastidio e una signora le dice che adesso è nei guai, che questo fluido le entrerà nel cervello e la consumerà, le darà fastidio poco poco. Sì, allora questa è un'interferenza che ha cercato durante la notte durante il sogno di introdurre un aggancio a livello proprio di entità mentali, mm? Quindi con l'impianto mentale, però la sua anima è come se nel sogno l'avesse svegliata nel sogno, ecco. Ok, ho visto proprio questa signora come se fosse l'interferenza. Quando lei ha detto questa signora mi è apparsa proprio tipo a me era apparsa una mantide, mm? Però col colore dello scarabeo, no? Quel cromato Mm. arcobaleno, ecco, che è molto bello, no? Sembra molto bello. Ma lei ha detto no, no, io non la voglio e l'ha tolto ed è finita lì la questione. Quindi la sua anima è come se l'avesse svegliata nel sogno per non farle fare questa cosa. Causa esoterica delle vampate, legate sicuramente alla menopausa, ma vediamo le cause esoteriche, visto che sono un po', fanno un po' quello che vogliono. La cosa particolare che lei diceva appunto che le vengono di più quando massaggia, ok? Quello che mi arriva è che dovrebbe proteggere un po' di più la sua parte energetica sua quando fa il massaggio, perché è come se c'è come se ci fosse um, una piccola breccia nella sua schermatura, ok? Da cui passa l'energia che lei riequilibra alle persone, ok? E se ne fa carico. E in quel momento lì la parte, quella delle vampate, si fa sentire in maniera estrema, perché è la parte più sensibile in questo momento, ecco, il canale più sensibile. Come? Come schermarsi? Mm. Um, Beh, quello che può fare, che lo facevo anch'io all'inizio quando avevo iniziato a lavorare a contatto con le persone e ho visto che funzionava benissimo. Io facevo questa cosa e secondo me può andare bene anche per lei perché boh, la vedo simile, la sua schermatura la vedo simile, quindi immaginarsi dentro a un'enorme bolla viola
con un bordo bianco, quasi come se fosse una membrana cellulare, mi viene da dire, no? Quindi uno strato bianco doppio del bordo di questa bolla. Mm? Cioè, esternamente è bianca e internamente viola. Sì, tutta viola con questo bordo doppio bianco, ok? E lei è all'interno. Bordo intendi doppia pelle, S- a pelle. No, sai, allora, dentro una bolla, che Ah, tu quindi sei dentro una bolla. esatto, viola, Mm. e il bordo di questa bolla è doppio bianco, come se Esterno, fosse. Sì, come se l'albume, no, come come se se Chiara l'ovetto fosse il Kinder. tuorlo dentro ed è No, tutto viola. ah, proprio intero, interamente. Ah. Sì, Chiara è il tuorlo, l'albume è viola e il esatto. guscio è bianco Sì. ed è un uovo. Ok. Mm. L'uovo di Chiara lo chiamiamo. L'uovo di Chiara. Mhm. Sì. Questo lo può fare prima, ok, prima di avere il cliente, ci si mette dentro, finito il cliente, quando l'ha salutato, esce e si riequilibra, cioè si immagina di riportare le sue vibrazioni a un livello normale, ecco, mi viene questa cosa qua. Va bene. Dito medio sinistro a scatto. Causa esoterica. Ehm, te- mm, Quello che mi viene da dire è che lei deve avere il coraggio di mandare a quel paese, ecco, per non essere volgari, ehm, e mi viene da dirti proprio una parte femminile, qualcuno di femminile. Ehm, Non so perché mi è arrivato una zia, però non so se c'entra. Perché guardavano dalla mamma, nonna, no, e arrivava zia. Mi è arrivato zia, una zia, però. E proprio perché a lei gli si blocca al contrario, no? Così. Quindi non riesce a far così. Mhm. E quindi è proprio, si limita, si blocca nel mandare a quel paese qualcuno e mi viene proprio il femminile, una parte femminile. Ma una parte femminile di sé o una parte Allora, femminile? sì, è una parte femminile di sé che però lei ehm, vede in qualcuno fuori, ok? È come se volesse mandare a quel paese una parte femminile di sé che si specchia a me viene questa zia, però magari una zia acquisita o qualcuno che può sembrare una zia, che le fa vedere quella parte sua di lei che non le piace, ecco, che fa fatica a gestire. Cuore che sfarfalla ogni tanto. Ehm, A volte non c'è sincronia tra eh, la sua parte animica che a livello sentimentale vibra in una certa maniera, con invece la parte sentimentale che lei agisce invece nella vita reale. Mm? Quindi è come se si dovessero risincronizzare e una recuperare l'altra, no? Come se rimanesse indietro, e quindi è come se vedessi proprio uno scalino, che si crea uno scalino, una differenza, no? Di potenziale e quindi per tornare a livello fa così, in eterico. Sesso doloroso. Eh,
mi viene che è un po' legato al suo desiderio di staccarsi. Adesso Ok, dato vediamo. che È legato a quella persona. eh, Ad sì, A. sì, dato che quella è l'unica cosa che la rende debole, no? Nello staccarsi da A. È come se il suo corpo le fosse venuto in aiuto, no? Una difesa. Se noi rendiamo spiacevole quella parte, poi dopo dovresti essere in grado di staccarti, se è tutto lì. Ho il dubbio che non sia tutto lì, però c'è come se ci fosse qualcos'altro che la lega. Però ecco, diciamo che il lavoro che lei ha fatto su di sé in questi mesi ha fatto sì che creasse anche questa difesa fisica, no? Per allontanarsi, perché lei si sente trascinata di lì, ma a livello, diciamo, mentale, psicologico, lei si vuole staccare e quindi ha creato anche questa difesa. Insonnia passeggera durante quella vacanza. Eh, mm, Mi viene da dire questa cosa, il rapporto con la natura, come se fosse stato troppo il contatto con la natura, tutto assieme, e poi tra il viaggio e il rientro ha fatto fatica a sincronizzare tutta quella energia della natura che ha portato, che ha preso, che si è, diciamo, succhiata, ok? Mm. A riuscire a sincronizzarla con la routine di tutti i giorni. È stata troppa natura tutto assieme, è come se lei ne ha talmente bisogno che durante la routine di tutti i giorni riesce a farne troppo poco per lei, che lì si è come, no? Mm. Ha succhiato il possibile e poi ha fatto fatica a sincronizzarlo con la routine di tutti i giorni. Ma è proprio quello che mi viene da dire è che ha bisogno di stare più nella natura, lei a contatto da sola con la natura. Mm. Mm. Quindi è stato un bene, insomma, Sì, non avrebbe portato questo punto alla nostra attenzione e non avrebbe avuto questo messaggio sì, se non avesse. esatto. Mm, mm, Che funziona anche un po' così la questione. Bene. mm. Bene, analizziamo in lungo e in largo A. Se lui è cambiato, relazione altalenante di 12 anni, lui è cambiato, lei non lo vuole, lui si avvicina, lei cede. Sesso doloroso, vite precedenti, tutto quello che ti viene. Allora, mi appare questa scena dove c'è un uomo di un'altra vita, una scena di un'altra vita dove c'è questa battaglia, ci sono c'è questa battaglia e c'è un uomo che con una lancia ammazza un altro uomo, gli mette la lancia nel cuore e muore. Sto cercando di capire. Mm. Allora, lei è legata a questi due uomini, però lei è legata di più all'uomo che è vivo ancora. Questa è una vita precedente C'è una vita precedente. Quest'uomo che ha ucciso l'altro uomo era legato a lei, e l'altro ed è uomo A. a lei. Sì, Chi era quello che ha ucciso o quello che quello è che ha stato ucciso. e chi è l'ucciso invece, quello che è stato ucciso chi è? Quello che è stato ucciso era un altro uomo
con cui lei stava prima di A, in quella vita lì, e che ha lasciato per A. Ok. Solo che c'è qualcosa di distorto in quella storia, di quella vita, nel senso che è come lei ha lasciato quello che è stato ucciso per A. Mm. Quello che è stato ucciso continuava, diciamo, continuava a cercare Chiara in quella vita lì, ok? Mm. Mm. Quindi poi durante una battaglia, anche se erano dalla stessa parte, erano dello stesso esercito, l'ha ammazzato. Mm? La questione è quasi come però che come se Chiara ha iniziato questa storia con A in quella vita lì, stiamo parlando sempre di quella vita lì, ma mentre poi era nella storia si è resa conto di chi veramente era A, ma non gli è stato permesso di allontanarsi, ecco, perché era una persona violenta e pericolosa. Di là. Un'altra vita. Un'altra vita, allora c'è. Erano invertiti. Allora, lui era una donna e lui era la donna e Chiara invece l'uomo. E in quella vita lì l'uomo ha cercato di salvare la donna in un fiume che è stato che stava mm, era trasportata dalla corrente molto forte, vicino quasi a una cascata, non è riuscito a salvarla e la donna è morta dopo la cascata nel fiume, risucchiata dalla corrente. Poi ha picchiato la testa su un sasso ed è morta. Quindi Un'altra. lui, Mm. sì, lui che era Chiara non è riuscito a salvare la donna. Un'altra ancora sono due bambini, sempre maschio e femmina, sono fratelli gemelli. Avranno intorno all'anno e mezzo, due, li vedo giocare con dei cubi. Va bene. La domanda di Chiara è che c'è un nodo irrisolto, tale per cui lei non riesce a staccarsi da lui. Allora, quello che mi è arrivato è che è come se nell'ultima vita insieme le due anime si fossero promesse l'una all'altra di finire la prossima vita assieme fino in fondo, assieme. Mm. Ma sappiamo che cioè se ne siamo consapevoli possiamo scegliere di cambiare la cosa, no? Nel senso, Certo. se l'esperienza è fatta ed è consapevole di questa cosa, si può comunque cambiare, perché non sono mai riusciti a finire una vita assieme. Moriva sempre uno o l'altro prima, Mm. prematuramente, ecco. Quale interesse e importanza può avere il fatto di finire o non finire una vita insieme? Nessuno. No, no, nessuno, era solo. No, no, sto dicendo all'anima Sì, sì, di c'è. Chiara. Mm. Nessuno, sono così. Consapevolezze leggere. Quella vita lì dove si sono promessi questa cosa. Chiara, che consapevolezza aveva? A livello sentimentale, poca. Ehm, diciamo che quando si sono promessi quella cosa lì, non aveva, è come se a livello animico avesse avuto ancora poca esperienza sentimentale, come se fosse ancora agli inizi.
Mhm. no? Quindi, diciamo di livello di consapevolezza sentimentale, ecco, in quel senso lì. Già al 173 all'epoca? Io la farei più specifica proprio, cioè 173 è consapevolezza in generale, no? È come se ci fosse un comparto che è solo quello sentimentale, che oggi potrei dire che è 105 Mhm. e là era 31. Ok. Mm. Va bene, quindi è soltanto una questione di intento Sì. e di contratti, Mm. secondo me blandi, stipulati con lui in altre vite. Sì. Torniamo a... no, chiamiamo la cognata di Chiara. Come disincarnato. Mhm. Dici questa frase, non so, te li ho portati tutti, stanno tutti bene. 8 mesi fa. Dov'è adesso? La vedo vagare e cercare persone con certe caratteristiche, quindi diciamo età e media, quindi intorno ai 50 anni, diciamo, ok, disincarnati, che appaiono fisicamente bene. E lei è come se andasse a cercarli e li prende per mano, è come se li stesse, volesse raggruppare tutte queste persone di un'età media e circondarsi di questi disincarnati. Quasi come se avesse questo tormento ehm, di una morte prematura per malattia, no? Come se avesse proprio il tormento e quindi quasi a dimostrare a se stessa che in realtà quella cosa lì non esiste. La vedo incastrata in questa cosa qua. Le diamo una Vic. È un po' timorosa, ma poi le dico che serve apposta appunto per far vedere che stanno tutti bene e allora la prende. Beh, se non è arrivato il momento di prenderla, non la prende, È che... Ah no, no, l'ha presa. Questa non è crudeltà, la consapevolezza non è mai un obbligo e nessuno salva Mm. nessuno, né tu, né io, né Monica, né nessun altro. Sono tutte offerte, possibilità, se un'anima è nel tempo giusto la coglie, se no no. Qui non si salva No. il mondo, anche perché non si può salvare il Mm. mondo. Non siamo venuti qui per ingannare la scelta libera e il libero arbitrio di nessun'anima, Ah, no, infatti. oltre a essere impossibile. No, Quindi, infatti, appunto. prende Mm. Sì, sì, sì. e che fa? Dice proprio mi sento bene, mi sento alleggerita dal fardello delle credenze.
Ok. La salutiamo e la invitiamo ad andare nel portale aureo. Mhm. C'è andata. Sì. Da lì vuole lasciare un messaggio a sua figlia. Non limitarti mai nell'esplorare la vita. Entra in profondità, così da cogliere il più possibile. Ok. Davanti al portale aureo, Elena, c'è qualcun altro che si presenta spontaneamente? C'è un signore che avrà, penso intorno ai 60 anni, capelli neri. E la madre di A? No, spontaneamente non era arrivata, no. Chiamiamola. Molto ansiosa. Sempre sì, si presenta ansiosa, molto. Va bene, entrambi, questo signore Mhm. e la madre, nel portale, nel portale aureo, se vogliono e se vanno soprattutto. Allora, lui è andato tranquillamente, lei è quasi come se fosse persa in quest'ansia e ha camminato proprio dalla direzione opposta. Mm, Lei no, quindi lui no, sì. non la vedo, no, Va. no, deve fare un altro passo, no, non ce la fa. Va bene. Così Ultima no. questione. Salutiamoli, chiudiamolo. Ultima questione, non dico il nome preciso. Comunque, il corso e il patch da applicare. Elena, sì o no? Percorso arduo, complesso, costoso, ma vicino casa e anche in linea con quello che lei fa. Mm, mm, diciamo che è una tecnica che lavora a livello energetico, ma è ancora tanto materico. Non lo so, lo vedo ancora tanto materico, pesante, denso. Ehm, lo vedo legato tanto ancora alla fisicità, quindi come se andasse un po' perso il senso mm, dell'informazione vibrazionale, no? Che dovrebbe arrivare a livello cellulare. Lo vedo tanto materico e denso. Mm. Come è fatto e come è strutturato, proprio perché chi l'ha scoperto, diciamo, inventato, è ancora un po' troppo materico e denso, nel senso per le cose che fa lei, per alcune cose che fa lei, questo lo vedo un po' troppo denso, ecco, troppo fisico.
Oh, mi arriva questa cosa qua. Va bene. È giunto il momento, prima del cluster, dei saluti. Chiara saluta qualcuno. Chi? È apparso quell'uomo che abbiamo visto prima nello specchio. E chi è la fiamma? Se è la fiamma, lei gli corre incontro, lo abbraccia e gli dice: adesso ti ho riconosciuto. Ma si abbracciano o si fondono? Si abbracciano e poi si fondono. Le braccia spariscono proprio ai bordi, cioè si fondono. Si fondono in una bolla che sembra fatta di... sembra argento fuso, no? Mm. Liquido. Mm. Plasma argentato, ecco, tipo, appare così. Come lo definiresti come plasma argentato? Questo plasma argentato. L'essenza di luce della fusione delle fiamme. Ok, andiamo al cluster. Mm. Allora, quando lei entra nel cluster, c'è tipo, sai, il nastro che mettono quando ci sono delle corse, no, podistiche, che il primo che arriva taglia il nastro, no? Mm? Col corpo. Lei, prima di tagliarlo col corpo, lo taglia proprio con la forbice, perché quel nastro lì rappresentava la promessa animica fatta con A nell'ultima vita. E quindi proprio il gesto che ha voluto fare è proprio tagliarla con la forbice per sciogliere proprio questo patto. Mhm. E gli altri contratti sono sempre dei nastri così, ma fatti a fiocchetto, appesi al muro. Cosa ne fa? Sta aprendo un portale definitivo. E butta tutto dentro. Il rettile Kirial e conto corrente l'entità mentale. Mm. Lo chiudiamo. Sì, sì, sì. Cosa crea qui al suo posto? Ehm, ha creato come se fosse un ciuffo di panna montata, di meringa, Mhm. ok, che racchiude tutta la sua energia più forte, che dalla punta, diciamo, del ciuffo di meringa viene espanso in tutto il cluster. Ok, è una cosa che ti piace, vero, Chiara? Che stai Ah, ridacchiando. vedi? Per me L'avatar no. c'è, Elena? Ehm, no, Le ha diciamo, fatte ieri. vedi? Sì, sì, sì. Ehm, no, però si stava, è come se avessero creato, diciamo, l'avatar fosse riuscito, diciamo, per ora a ricrearsi lo spazio dove mettere la scrivania e il computer. Quindi c'era, diciamo, la sagoma del luogo dove voleva ricrearsi. È ovvio, Quello. perché queste cose Mm, servono a Chiara per raggiungere i suoi obiettivi. certo, Bene, lo togliamo. Più importante è focalizzare i suoi obiettivi. esatto. Con È proprio serenità, quello. Mm, la ricerca della fiamma. sì.
È proprio quello che quei canali, no, nello specchio rappresentano. È come se lei andasse in confusione perché non vede l'obiettivo, no, nel profondo. Mm? Quindi proprio focalizzarsi sui singoli obiettivi. Hai detto giusto, secondo me, è proprio dedicare il tempo che Mhm. lei può modificare a un obiettivo alla volta, no? Nella giornata, proprio quasi come se centrasse l'energia in quella direzione per arrivare proprio nel profondo, a vedere nel profondo dove vuole arrivare, dove lei sta bene, verso il suo benessere. Mm? E quindi la fiamma è uno di questi obiettivi, è uno di questo profondo. Mm. Nuova vibrazione, 547 miliardi, consapevolezza, 207, anima, 72, vite, 988. la metà, mazza. Quelle con A le ha tolte, Con A le ha tolte. tutte. Sì, le ha tolte tutte. È come se avessi la percezione che possono riapparire, ma questo per tutti. Mi è arrivata adesso questa come se fosse un'informazione, no? Che In qualche modo le esperienze fatte non sono ovviamente cancellate. no, esatto, sono esperienza. Mhm. Quindi un ricordo o qualcosa può far sì che si ripresenti. Ecco, però ora le ha tolte tutte. In questo Ma momento questa non cosa si fa. specifichiamola però, allora, uno fa un'esperienza con una persona, in questo caso Chiara con A, no? Facciamo Mhm, finta, una sola vita. La vita è drammatica, lì c'è mm, qualcosa di irrisolto, quello si ripercuote in questa vita. Mm? mhm, Se lei cancella la vita con A, mm. significa che non le serve più risolvere qualcosa qui. Esatto, Tuttavia, se domani accetta un invito a cena e ritorna tra le braccia di A, in qualche modo quella vita, non che era scomparsa come vita, ma rimasta come insegnamento, può anche ricomparire tutta in parte. Alla fine esatto. della giostra, qualcuno dirà allora non serve a niente. No, alla fine della giostra il messaggio è che noi creiamo tutto. Mm, È tutto nelle mani di Chiara. mm. Tutto. Chiara, attenta a questa parte. Tu sei piena di fili e sei tu che li tiri. A volte vieni strattonata da un filo e vedi che là c'è il rettiliano e dici, ah, è tornato il rettiliano, cazzo, sono di nuovo fottuta. Lo stai tirando tu in Mm, là il braccio per far finta che è il rettiliano che te lo tira. mm. Tutto decidi tu. Tutto. Tutto. Vai, Elena. Tutto. Dillo. Tutto, Scrivilo, assolutamente. Chiara. Decidi tu Scrivimelo su tutto. Skype. Scrivi tutto. Ok, abbiamo la nostra indagine tutto. Vite precedenti, cervello, 9.8, suscettibilità ipnotica, 96, 3D, 15% e 85,4D, no. Vivacità animica. 100. Chiara davanti allo specchio delle mie brame, cosa fa? Allora, è arrivata in fondo ai, diciamo, cunicoli, no, che la rappresentavano, vede le sfere di ogni suo obiettivo, di ogni sua parte, che hanno ognuno un colore diverso, e riesce a prenderle in mano, addirittura adesso da quanto sono chiare cioè, e nitide, riesce a prenderle in mano e le ha messe tra tutte le sue due mani e le porta con sé. Come la vedi? La vedo molto felice e molto entusiasta di andare con i suoi obiettivi nelle mani.
Mm, mm. Immagine finale, come se fosse un quadro. L'immagine finale è lei, appaiono proprio in risalto queste mani con questi obiettivi, quindi queste sfere colorate, ognuna di un colore diverso, e le mani diventano un fiore di loto che tengono appunto queste sfere colorate. Sono le Questo è il sue, le quadro. mani. Sì, sono le sue. Abbiamo finito.